Ben ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling e buon anno! Sì, ok. È iniziato il 2022, io sono sempre Geo il giocoliere e siamo qui come ogni mese per dilettarci con nuovi video e fantasticherie della giocoleria del mese appena trascorso. In realtà, forse qualcuno di voi avrà visto, mi sono divertito con un video per fare un recap del 2021 in cui ho stilato la mia personalissima top 10 sui giocolieri che più mi sono piaciuti durante l'anno. Ovviamente trovate il video nel canale, a cui vi invito ad iscrivervi così da non perdervi tutte le nuove uscite. Ma non stiamo qui a cincischiare, dato che manca una cosetta per chiudere questo fantastico anno, ovvero l'edizione di dicembre. E quindi iniziamo come di consueto con un po' di notizie dall'Italia. Quello di Salvo Stassi è stato un anno ricchissimo di trick e progressi, e ce lo dimostra il video riassunto del 2021 pubblicato sul suo canale, confermandosi uno dei giocolieri tecnici più promettenti, e non solo riferito all'Italia. Un altro che ha saputo condividere il suo impegno creativo e la sua arte è Nicola Luzzi. Piacevole il suo ultimo breve videomontaggio Fochi Day. Tecnicamente non sta più in Italia, ma Marianna De Santis vogliamo tenercela ben stretta. Il suo profilo Instagram è una carrellata continua di idee e sperimentazioni. Un'enorme fonte di ispirazione. C'è chi in Italia invece ci si è stabilito, come Jonathan Lemos e il suo impressionante stile di danza e giocoleria. Come sempre una goduria per gli occhi. Un volto nuovo per il TG Juggling, ma già ben conosciuto per le sue doti tecniche, che gli erano valse pure un record del mondo. Davide Borelli ci delizia con una sequenza di solidissimi trick con le clave. So che qualcuno di voi lo stava aspettando, quindi sono felice di annunciarvi la nuova uscita della traduzione in italiano di Giocoleria Funzionale, un vero e proprio manuale scritto da Craig Quat per una giocoleria più aperta ed inclusiva. Ricordo che online trovate anche sempre gratuitamente le versioni in inglese e in spagnolo. Grandissime novità sul fronte convention. Per problemi logistici e organizzativi, l'EJC prevista nel 2023 non si terrà più in Francia, ma l'European Juggling Association ha già comunicato ufficialmente che la nuova nazione ospitante sarà l'Irlanda, che non è niente male come soluzione alternativa. Ancora non si hanno aggiornamenti ufficiali per quanto riguarda costi e registrazioni per l'EJC di quest'estate, prevista dal 6 al 14 agosto a Tres Cantos, vicino a Madrid, quindi conviene tenere d'occhio il sito. Purtroppo la situazione pandemica in generale non è proprio delle migliori, quindi diverse convention previste per il prossimo mese sono ai noi saltate. Le uniche due che ho trovato ancora in piedi si terranno entrambe negli Stati Uniti e sono quella del 23 gennaio per il Florida Flow Fest 2022 e il Minnesota Mondo Juggling e Unicycle dal 4 al 6 febbraio a St. Paul in Minnesota. Va così, ma consoliamoci con i video incredibili che anche nel mese di dicembre sono stati pubblicati da artisti e artiste da tutto il mondo. Iniziando proprio da uno degli eventi che tiene più calda la comunità dei giocolieri verso fine anno. Immagino sapete già di cosa sto parlando. It's that time of year again, another lockdown, years of pain, but jugglers make it shine, no doubt who's up, down, in or out. Luke Burrage ci offre puro intrattenimento per la nuova Top 40. Degni di menzione sono il ritorno in chart dopo 9 anni di un italiano, Wes Biden fuori dalla top 5 per la prima volta dopo 15 anni e il primo posto per il secondo anno consecutivo di Delaney Bale. Per il resto correte a vederla. Dicembre, dicevamo, mese di video recap. Ve ne segnalo alcuni molto fighi, come quello di Ricardo Mendes, Diabolo sempre più Diabolo con Teo Scarito, e quella dell'impareggiabile Kellin Quinn con tanto di commenti ai trick. This little smash tech whip around. Ma passiamo ora ad alcuni video davvero illuminanti pubblicati nel mese scorso. Una vera novità di questi tempi è il video di anelli di Arttu Lahtinen. È pieno di spunti super interessanti, tanto che mi ha fatto tornare la voglia di riprendere in mano questo attrezzo. Un'altra bella novità è stato il video Triplo Tuorlo di Timon Blaskowski. Bei trick, bel montaggio, bella storia. Solo America Latina invece nei video Trick of the Month dell'IJA. Dal Messico Mimi ci presenta un bel mix di subculture tra hooping e pattinaggio.
Rilancia dal Cile Jorge Petit, questa volta mischiandoci delle fantastiche routine di palline. Se invece siete alla ricerca di sano nerdismo con le clave, basta svalicare le Ande e troverete l'argentino Valentin Lopez. Ma se c'è qualcuno che è riuscito a sconvolgere davvero la comunità dei giocolieri, questo è Masahiro Takahashi. 6 minuti perfetti, senza tagli e senza drop, probabilmente uno dei migliori video di clave di sempre. Rimaniamo in Giappone per 2 importanti collaborazioni. Taiki Utsumi ha messo assieme i giocolieri che usano lo stile Temoto, ovvero quei trick in cui le palline girano letteralmente attorno alle mani. Dopo quella con 3, 4 e 5 palline è uscita la compilation dei giocolieri giapponesi con 6 palline. Un inno al Never Skip 6. Infine, per la serie profili interessanti vi segnalo quello di Alexandra Semenuta. Tanta tecnica, stile ed eleganza. Apriamo la sezione record con uno dei traguardi più sconvolgenti del 2021. Tom Whitfield infrange il record di 10 palline portandolo a 40 prese. Konstantin Kuliak tripla il record di 7 palline in force bounce portandolo a 7 minuti. 3 palline in behind the neck per 6 minuti e 18 secondi. 154 prese di 7 palline sui rolla bola per Vasek Pekka. Willy Colombaioni è tornato in pista e oltre ad aver chiuso 19 prese di 6 clave su rollabola, ha tenuto tutti i giocolieri col fiato sospeso pubblicando questo video di 13 anelli. Sciaguratamente è caduto al suolo dopo l'ultima presa, compromettendo quello che sarebbe stato il primo record in video di 13 anelli. Di certo rientra nei nostri trick assurdi. Olga Gajeva e l'antipodismo con il contrabbasso. Yatabe fa letteralmente quello che vuole con 3 flower stick. Stanislav Wisowski fa 3 palline completamente senza mani. Doppia combo di salti e hook balance. Qui Quentin e Miguel. Qui Grace Emanuele con tanto di chestal. Koblikov da 6 a 8 palline in multiplex di 3 con resto di 2. Passiamo ora alle prossime notizie perché ne abbiamo Scusate. Sì? Ah, è tornato. Ok, lo mandiamo. Mi informano dalla regia che Matteo Di Gaetano è tornato ed ha un servizio pronto per noi. Sì, Geo e amici del TG Juggling. Dopo la mia ultima esperienza fra i vigneti delle colline francesi, dove ho preso un bel po' di freddo e anche un bel po' di neve, oggi sono in diretta per voi da camera mia, al caldo, con una tisana bollente fra le mani e un libro da leggere, per raccontarvi di Shintaku, un diablista giapponese che riesce a mixare nei suoi video balance, pirouette e catch in maniera davvero superba. Diciamo che al ragazzo sicuramente non manca la fantasia. Per il momento da camera mia e virtualmente dal Giappone è tutto. Linea allo studio. Grazie come sempre Matteo per il tuo preziosissimo contributo al TG. È il momento dunque dell'ultima rubrica Giocoleria e Società, i fatti e le curiosità del mese appena trascorso. Komei Aoki ha annunciato il ritiro con un ultimo video. Pioniere della Daggle, Dance più Juggle, nonché ideatore di numerosi stili come Knit e Puzzle, è stato uno dei giocolieri più innovativi degli ultimi 15 anni, unendo il tossing al contact. Per fortuna in giro per il mondo ci sono sempre più nuove leve, come il fortissimo David dalla Colombia. A metà dicembre si è tenuta a Las Vegas la VJF, dove Spencer Androli ha sbancato l'Advanced Overall Championship. Dicembre dà anche il via ai tradizionali video sulla neve, ma quelli di Teton vincono sempre a mani basse. È disponibile per Android la nuova app N-Camera, uno strumento semplicissimo ma utilissimo se siete soliti riprendervi mentre fate i trick. Pensate che è stata ideata e sviluppata da Sean e Matteo, entrambi della redazione del TG Juggling, ma quanto sono bravi questi ragazzi! Secondo me è davvero indispensabile, a meno che non siate Spider-Man, non giocoliate nella gabbia della morte, oppure nel caso la vostra routine non preveda alcun tipo di drop. Probabilmente quello che avete appena visto è una delle cose meno pericolose che quel soldato ha dovuto affrontare in quel periodo. Ma con questo alto momento culturale
concludiamo la nostra edizione di dicembre 2021 che conclude anche quest'anno incredibile. Cioè certo ci sarebbe piaciuto non solo guardare i video ma anche trovarci un po' più di persona, purtroppo non è stato possibile, ma il TG Juggling serve anche un po' a questo, per stare un po' più uniti come comunità. E infatti vi ricordo di andare a seguire i profili degli artisti che avete visto in questo TG, trovate tutti i link sotto in descrizione. Io come sempre ci tengo a ringraziare i fantastici componenti della redazione del TG Juggling che mi danno una mano a stilare la scaletta, e a Juggling Magazine, nostro media partner. Anche per questo mese e per questo anno da Geo è tutto, ci vediamo il prossimo mese per una nuova edizione del TG Juggling. Ah, un'ultima cosa, mettete like al video, iscrivetevi al canale e seguite Geo su tutti i social.